Cari amici, cari amiche, sono sempre più frequenti le notizie gravissime di malori e morti improvvise. Basta aprire dei quotidiani locali per leggere tantissime di queste notizie. Ora, a noi chiaramente non piace speculare, non siamo di quelli che leggiamo una notizia di un malore improvviso, di una morte improvvisa e necessariamente la attribuiamo ad un farmaco, al vaccino, ai seri Covid, perché non ci piace speculare. Quello che vogliamo fare però è fare sicuramente luce su quanto sta accadendo e trovare le soluzioni. Il nostro progetto editoriale nasce proprio con questo intento, cioè quello di favorire la cosiddetta pars construens, cioè una parte costruttiva, quindi dare voce, spazio alle associazioni, ai movimenti, ai comitati, alle persone umane che si stanno impegnando per il bene collettivo, per fare qualcosa per migliorare e gettare semi per costruire un mondo migliore. Allora, mossi da questo intento, oggi abbiamo il piacere di dare voce al Comitato Salvaguardia, che è un comitato di recente costituzione, e ho il piacere di ospitare la presidente Elena Alberton, che saluto e ringrazio. Sì, grazie a voi per averci invitato. Con noi c'è anche collegato Andrea Bergamo, che è il vicepresidente del comitato. Buondì a tutti. Abbiamo il piacere di ospitare anche Laura Migliorini, che è un legale, avvocato che dà un supporto legale appunto al Comitato Salvaguardia. Buonasera, grazie per l'invito. Collegata c'è anche Francesca Zemelli, che saluto e ringrazio. Voi per l'invito. Francesca Zemelli è una consigliera, insomma un membro del comitato, tra i fondatori di questo comitato. Voglio farvi vedere ancora la pagina Facebook che la regia ha già mandato in sovraimpressione, eccola qui, la potete vedere, Comitato Salvaguardia. Il comitato ha anche una pagina Telegram, vi invito a seguire e ad iscrivervi, potete semplicemente facilmente trovarlo attraverso Telegram scrivendo Comitato Salvaguardia. Do subito la parola allora ad Andrea Bergamo, il vicepresidente, per farci raccontare come nasce questo comitato, quando si costituisce. Il comitato nasce ufficialmente il 13 di aprile con il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto. In realtà l'anima di questa nuova avventura trae spunto dalle esperienze della presidente Elena Albertone e della consigliera Francesca Zemella. Esperienze profondamente drammatiche che però hanno nella forza di queste compagne ormai di viaggio, perché ormai ci conosciamo da diversi mesi, anche la loro forza. La forza di tramutare un evento drammatico in un seme di speranza per le altre persone, in quanto l'obiettivo del comitato è duplice. Quello di cercare di prevenire facendo informazione, cultura riguardo le morti improvvise, e quello anche di assistere le famiglie che si trovassero ad affrontare questo tipo di esperienze assai dolorose. Queste sono le linee guida che hanno portato alla creazione del Comitato Salvaguardia. Ok, allora io vorrei dare subito la parola ad Elena Alberton, perché come ci ha detto Andrea Bergamo, chiaramente questo comitato nasce da un'esperienza dolorosissima che tu hai vissuto in prima persona. Mi rendo conto che è sempre molto difficile parlarne, però vorrei che tu insomma, ci raccontassi un po' che cosa hai dovuto vivere recentemente. Ecco. Sì, allora io ho avuto un lutto gravissimo in famiglia, è morto mio figlio e l'ho trovato a letto morto il 14 dicembre del 2021. Mio figlio era sicuramente di buona e sana costituzione, era un grandissimo sportivo, tant'è vero che proprio a giugno-luglio del 2021 aveva fatto il certificato di idoneità agonistica per partecipare a delle gare nazionali per essere, diciamo,
per poter partecipare poi ad un evento internazionale gestito dalla compagnia di assicurazione Allianz, la compagnia per la quale mio marito lavorava. La sua specialità era la corsa, i 1500 e i 3000 metri. Lui ha partecipato a queste gare, ha vinto la sua specialità ed è arrivato terzo nell'altra, quella dei 3000 metri. Quindi, come sempre, diciamo, lui aveva fatto queste visite perché erano 30 anni ormai che faceva atletica e non ci sono stati particolarissimi problemi. In quel periodo non aveva fatto il vaccino, ma poi per poter lavorare a settembre ha dovuto farlo e quindi è andato a farlo tra i primi di settembre e la fine di settembre. Da subito non ci sono stati problemi, ma verso metà ottobre ha incominciato ad essere stanco, affaticato, non aveva voglia di uscire, ma era un qualche cosa che in quel momento non mi dava preoccupazione, nel senso che ogni tanto a lui capitava di essere stanco, ma soprattutto lo avevo frainteso pensando che spesso non avesse voglia di collaborare, di aiutarmi. Proprio la sera prima, il 13 di dicembre, siamo stati a chiacchierare fino a notte fonda, cioè fino a quasi a mezzanotte, proprio, scusate, dei progetti che lui avrebbe dovuto intraprendere, perché stava facendo un lavoro casuale fino al 31 dicembre perché aveva in programma di incominciare un nuovo lavoro proprio da gennaio 2022. È andato a letto, io l'ho svegliato alle 2:30, quindi dopo 2 ore e mezzo che era andato a letto, perché il suo turno di lavoro incominciava alle 3 e finiva alle 10. È tornato a casa, si è fatto il caffè e poi è andato a letto per riposare. Io all'ora di pranzo non l'ho svegliato, ma verso le 5 del pomeriggio mi sono resa conto che era strano che lui non fosse alzato, quindi l'ho chiamato e non rispondendomi sono andata in stanza e ovviamente l'ho trovato disteso sul letto. Quindi in quel momento, non so, è una situazione che non riesco nemmeno a descrivere. Sono riuscita solo a chiamare l'aiuto del vicino di casa perché ero a casa da sola quel giorno e abbiamo chiamato immediatamente il pronto soccorso, è arrivato il medico con l'ambulanza e ha constatato la morte. Ero talmente frastornata in quel momento che l'unica cosa che mi interessava era capire perché io mi sono trovata in quel momento, in quella situazione. Il medico aveva tentato in tutti i modi di scongiurarmi la cosa, ma io ho voluto assolutamente insistere di fare l'autopsia. Nonostante appunto la sua contrarietà, alla fine sono riuscita ad ottenerla e quindi ho organizzato, diciamo, il tutto per poter far sì che venisse trasportato in obitorio, perché ovviamente non poteva stare a casa e anzi hanno chiamato i carabinieri per diciamo supportare quel periodo di assenza, in quanto il medico ha dovuto andarsene e non poteva ovviamente portare il cadavere in ambulanza. Quindi questo è stato il problema che io mi sono trovata a gestire. Poi ho seguito il discorso dell'autopsia, è stato mandato non solo a Bassano dove è stata fatta, anzi, ma anche a Padova, e dopo 4 mesi sono riuscita ad avere la risposta, la quale risposta autoptica era un po' strana, nel senso che esordiva con la dicitura edema polmonare acuto e poi morte improvvisa. Quindi questo mi ha un po' diciamo messo in crisi, perché non riuscivo a capire quale fosse effettivamente la causa di morte. E quindi da là sono partita a cercare di indagare e capire meglio.
Pertanto ho cercato di ripercorrere l'autopsia con uno specialista ed è proprio partito da queste indagini che io ho incominciato a fare la voglia di poter approfondire, ma anche di condividere questa mia esperienza per cercare, se è possibile, di aiutare altri che abbiano avuto o magari per prevenire altri eventi simili al mio, che sicuramente sono non dolorosi di più. È anche difficile dare poi degli aggettivi, è chiaro. Io innanzitutto la ringrazio per il coraggio con cui ne parla, insomma anche il coraggio di aver lanciato questa iniziativa del Comitato Salvaguardia. Le volevo chiedere, quindi in effetti lei, è chiaro, molti medici hanno anche detto che non esiste la morte improvvisa in medicina, cioè non esiste questo concetto, una morte è sempre determinata da qualcosa. Volevo capire lei con il suo medico, con il suo consulente medico, che cosa poi ha capito e la vicenda poi che sviluppo ha avuto. Allora, ci sono casi di morti improvvise, ma si riesce, diciamo, a rifare il percorso e a capire che cosa possa aver procurato la morte improvvisa. Io ho cercato di percorrere fondamentalmente la situazione di mio figlio perché la specialista, la cardiologa con il quale io appunto ho cercato di indagare questo aspetto, trovava una grave contraddizione la presenza di questo edema polmonare acuto e la morte improvvisa. Quindi ho richiesto i vetrini e i campioni dell'autopsia per poterla rifare. Non sono ancora arrivata alla fine di tutto questo per le difficoltà tecniche anche di reperire diciamo, il materiale necessario, in quanto il cuore è stato mandato a Padova al reparto di anatomia patologica e ancora non ha, diciamo, dato la disponibilità per poter indagare questo. Ma quella parte che già è stata fatta rileva che non è stata una morte improvvisa legata a problemi cardiologici, ma a una broncopolmonite. Quindi la situazione è molto complicata, ma è complicata soprattutto perché l'autopsia è stata fatta su un numero estremamente ridotto di campioni. Alcuni organi non sono stati, per esempio, assolutamente indagati, esempio il cervello, non c'è neanche un vetrino di questo organo e quindi con quel pochissimo materiale sul quale è stata fatta l'autopsia non si riesce a procedere in maniera corretta. E quindi stiamo andando per tentativi attraverso altre forme che però diventano estremamente complesse perché abbiamo solo il tessuto, non c'è più il sangue e quindi questo materiale è già più complicato di per sé per poter indagare determinate specie. E oltretutto sono tutti quanti conservati in formaldeide e ovviamente in questa condizione anche le proteine o comunque le molecole si sono ovviamente trasformate e quindi non è semplice arrivare a trovare una risposta chiara e sicura soprattutto. Le volevo chiedere, suo figlio come si chiamava, quanti anni aveva? Si chiamava Enrico Bozzetto, aveva 41 anni, ne avrebbe compiuto 42 14 giorni dopo, il giorno di Natale esattamente. Vorrei allora chiedere all'avvocato Laura Migliorini, che funge da consulente legale del Comitato Salvaguardia, un po' gli obiettivi che il Comitato si è prefissato, quali sono gli scopi di questo Comitato. Allora, riporto quello che mi sembra essere appunto, quelli che mi sembrano essere gli intenti
dei componenti del comitato, che sono certamente quelli di creare prima di tutto un'informazione sul tema delle morti improvvise, che è un tema molto delicato e particolare, e quindi laddove si possa determinare il dubbio in capo al familiare che sia stato colpito dal problema della morte improvvisa, che non si tratti di un evento così del tutto fortuito e casuale, quindi che possa essere ricondotto ad una causa specifica, e quali possano essere anche le procedure per accertare le cause. Qui, come detto inizialmente, non siamo a dire che tutte le morti improvvise siano determinate da farmaci, dalla recente importante e massiccia campagna vaccinale che è stata attuata in relazione appunto al problema del Covid, però laddove ci siano dei dubbi, come per esempio nel caso che abbiamo sentito di Elena, dare gli strumenti, dare la possibilità di approfondire e di cercare la verità. Questi familiari hanno bisogno di verità, hanno bisogno di capire che cosa sia successo, e solamente dando le informazioni corrette possiamo pensare di avvicinarci alla verità. Raccontato la presidente Elena Alberton, fare luce su questi casi, cioè quello che ho riscontrato un po' in tutti i casi che ho raccolto nella mia attività, nella mia professione di giornalista, è che magari vengono anche fatte in alcuni casi le autopsie, però non riescono poi ad andare fino in fondo, forse non so perché lei, per quale motivo, ecco. Ho riscontrato che ci sono molte difficoltà nel capire spesso, ad esempio, se c'è un nesso causale diretto tra la vaccinazione e la morte improvvisa, anche legata a capire, diciamo, se possa essere stata la proteina spike a determinare il decesso, ecco. Certo, allora questo è un problema, mi scuso per la voce, generale del danno da vaccinazione, ok? Io sto seguendo vari casi di, come dire, danni da vaccinazione che non si sono tradotti in morte improvvisa, per così dire, e quindi il problema del nesso di causa c'è sempre. Nella morte improvvisa diciamo che la situazione diventa ancora più complicata, perché come dire, apparentemente, come nel caso di Enrico, la persona sta bene, diciamo così, e poi succede l'evento fatale appunto della morte, e quindi lì diventa fondamentale attivarsi nell'immediato nel richiedere appunto un'autopsia, e soprattutto quello che mi sento di consigliare, quindi in questo magari se possibile essere supportati da un professionista, insomma da un tecnico, che questa autopsia venga svolta, diciamo noi, in contraddittorio, quindi sarebbe molto importante che non solo venisse disposta l'autopsia, ed è già un passaggio importante, ma che questa autopsia venisse effettuata appunto nel contraddittorio, quindi in presenza di un consulente che venga nominato, noi chiamiamo consulenti di parte, che venga nominato dai familiari ovviamente della vittima. Ecco, perché avere un appoggio appunto di parte, ma non di parte perché debba dire delle cose particolari e diverse da quello che può essere successo, ma che dia la prospettiva, magari una prospettiva diversa rispetto a quella che può individuare il consulente nominato appunto e individuato per l'effettuazione dell'autopsia, è molto importante. Questo nel danno da vaccinazione in generale, e soprattutto mi sentirei di dire proprio nel caso appunto delle autopsie, quindi delle morti improvvise. Quindi uno degli scopi del comitato è anche quello di poter supportare da un punto di vista tecnico, appunto, di dare le informazioni corrette per come sia meglio procedere da un punto di vista appunto della richiesta di autopsia e anche di tutta l'esecuzione e l'effettuazione delle indagini autoptiche. Questo è
fondamentale, perché poi se questa attività, diciamo, istruttoria non viene compiuta in maniera corretta, poi è molto difficile, chiaramente, soprattutto nel caso del decesso, ricostruire quello che possa essere accaduto. Mentre nel caso della persona danneggiata che però rimane in vita, abbiamo tutta una documentazione medica e abbiamo il fatto stesso che si possa visitare ancora la persona. Nella morte improvvisa dobbiamo appunto ricostruire tutto quello che può essere successo, come sta facendo con tantissimo coraggio Elena e anche Francesca. Ora vorrei passare la parola a Francesca Zemella perché anche lei ci racconti la sua storia e come ha deciso di aderire al comitato, come è entrata in contatto anche con Elena. Allora, buonasera a tutti intanto. Io sono entrata, cioè, diciamo che il mio elemento fondamentale è stata Laura, che ci siamo conosciuti ad un convegno che era stato svolto ad Abano Terme. Lì ho conosciuto Laura e come tale, appena l'ho conosciuta e valutando la mia situazione, subito è diventata la mia referente. E poi da lì insieme mi ha fatto conoscere Elena, Andrea e ho conosciuto queste bellissime persone perché effettivamente sono persone che meritano molto e siamo partiti con questo comitato. Giustamente come diceva Laura, cioè noi stiamo in questo momento indagando e questa è la funzione del nostro comitato, proprio una funzione di indagine conoscitiva e soprattutto ecco, mi piace pensare che questo nome salvaguardia sia un po' salvaguardia inteso anche a salvaguardia sì delle morti improvvise, delle morti inattese che adesso racconterò la mia, ma anche salvaguardare alcuni valori che secondo me con il Covid si sono un po' persi, cioè a salvaguardia della dignità, dell'onestà e dell'etica, che effettivamente in questi anni sono stati un po' messi da parte, per cui mi piaceva anche sottolineare questo. Detto questo, la mia situazione invece è una situazione diversa da quella di Elena, perché io sono di fronte ad una morte, la mia non è stata una morte improvvisa di mio figlio 26 anni, di nome Saverio. Lui, cioè la sua invece è stata una morte diciamo inattesa. Intanto parto dal presupposto che qui parliamo di un ragazzo con fragilità, perché Saverio era affetto da una malattia molto rara, che difatti avevo fondato in questi anni anche un'associazione che poi la trovate anche in Facebook, in internet, sui social, che è la SCN8A, una malattia rarissima con la mutazione del canale del sodio. Un ragazzo che aveva problemi dal punto di vista neurologici. Era su una carrozzina, per cui diciamo aveva ecco, comunque dei disagi, ma premetto la sua una malattia neurologica. Lui ovviamente viene inserito tra i fragili, scoppia il Covid e come tale lui è uno dei primi ad essere vaccinati perché è fragile e siamo a marzo 2021. Frequentava poi un centro diurno, per cui anche per la frequentazione del centro era chiaro che non potevi non vaccinarsi e come tale io ho creduto a quello che lo Stato in quel momento lì mi ha chiesto e ho messo mio figlio nelle mani dico Stato nel senso ecco, della sanità. Lui ha fatto la sua prima vaccinazione e peraltro facendo io sempre riferimento ai medici che lui aveva questo tipo di patologia anche non conosciuta insomma, ma ovviamente i medici mi dicono no signore, è un ragazzo fragile e visto quello che sta succedendo deve essere vaccinato. Benissimo, faccio la prima vaccinazione, siamo a marzo 21 e poi ad aprile facciamo la seconda. Purtroppo dopo la seconda vaccinazione Saverio non sta bene
entra in uno stato catatonico, non risponde più, andai anche a finire al pronto soccorso, interpellai il mio medico di base, dissi ma cosa succede, cosa sta succedendo? Tra l'altro cominciò ad avere anche tutto un esentema parte sinistra della coscia e successivamente nel giro di 10 giorni aveva avuto anche un ascesso a livello inguinale. Situazione davvero critica. Comunque poi, passato il momento, ovviamente dice, doveva essere vaccinato, nessuno correla nulla e ok. A quel punto lì io ero un attimo scettica sul discorso della terza dose, perché visto che con la seconda aveva avuto questa reazione, mi convocano a dicembre 2021 per la terza dose. A quel punto sono scettica, però in famiglia ero l'unica scettica, perché il padre, tutti gli altri, per carità, eravamo in un momento difficile, per cui andava anche compreso, perché sai, il diktat di allora era se non ti vaccini muori, un ragazzo fragile che cosa si fa? A quel punto io interpello tutte e due le neurologhe, siamo a dicembre 2021, interpello le neurologhe dicendo guardate, una di Padova e l'altra di Bologna, dicendo il ragazzo è stato male con la seconda dose e stiamo attenti. A quel punto entrambe mi dicono beh, a questo punto sconsigliamo di fare la terza, ma non mi esentano. C'è uno scritto, un documento dove mi sconsigliano. Ripeto, l'unica ero io che in famiglia ero scettica e ho detto no, cioè signori, con la seconda dose abbiamo visto che cosa è successo. E riesco a portare avanti la situazione fino a marzo 2022, in cui è stato sottoposto alla terza dose. A quel punto c'era anche un amministratore di sostegno che era il padre, ripeto, è chiaro che anche il padre forse in questo suo accanimento un po', ma era per il suo bene, per il bene del ragazzo, ma non sono riuscita a farlo desistere e a quel punto lui è stato sottoposto alla terza dose a marzo 2022 e da lì la situazione è precipitata perché lui ha cominciato ad avere problemi di secrezione, ha cominciato ad avere tossi, avere sempre bronchiti da cui non ne siamo usciti e fino ad arrivare ad ottobre 2022 in cui viene ricoverato per una broncopolmonite e in 10 giorni Saverio se ne va. E il 6 di novembre 2022 Saverio se n'è andato. Tra l'altro sono stati 10 giorni pazzeschi, di grande agonia, perché il ragazzo rischiava di morire soffocato, veniva aspirato giornalmente in condizioni pazzesche, cioè quando il ragazzo insomma a un certo momento mi guardava dicendo che non ne poteva più e per cui abbiamo dovuto arrivare anche a decidere di metterlo in sedazione profonda perché c'era stata proposta l'intubazione ma abbiamo detto di no, era già un ragazzo con le sue fragilità e la risposta del pneumologo quando io chiesi ma com'è possibile dottore che in 10 giorni sì, il ragazzo aveva problemi neurologici ma la risposta del pneumologo fu signora ci siamo trovati di fronte ad un ragazzo con un sistema immunitario azzerato. Io dissi ma come? Perché? La signora fa non lo sappiamo. Hanno poi riconosciuto di nuovo, valutato la situazione della fragilità e come tale Saverio poi se n'è andato. A quel punto lì io poi mi sono appunto affidato all'avvocato Migliorini insieme ad uno staff anche medico in cui stiamo comunque facendo le nostre indagini. Io non ho un'autopsia, ho soltanto delle cartelle cliniche e valutando ecco la fragilità. Ecco, quello che io oggi evidenzio è questo. Noi siamo garantisti fino alla fine e per carità non si sa, cioè non si può dire che cosa, però
forse è mancato un po' un principio di precauzionalità, quello sì, prestare più attenzione soprattutto per le persone con disabilità, con fragilità, perché determinate patologie forse, dico forse perché le indagini sono ancora in corso, sottoporli a questi farmaci non conosciuti effettivamente, secondo me, è stato fatto in maniera superficiale, questo dico. E per cui oggi mi trovo, ecco, con questa situazione alquanto straziante, perché poi veramente è morto con grande dolore, con grande dolore. Io la ringrazio di cuore per aver raccontato la storia, diciamo anche commovente, cioè ringrazio anche per il suo coraggio nel raccontare nel dare questa testimonianza. Mi rendo conto che poi non è facile ed è comunque fondamentale darla per fare in modo che arrivino queste storie alle persone, perché poi queste storie sono poi del tutto censurate, obliate, pochissime le Certo. raccontano e noi invece vogliamo dare voce a chi ha subito tutto questo. Senza ombra di dubbio possiamo dire che il principio di precauzione non è stato del tutto applicato, basti pensare che non hanno nemmeno dato delle indicazioni di fare delle analisi prima di sottoporsi ad una vaccinazione che aveva i caratteri della sperimentazione, comunque di un trattamento farmacologico a carattere sperimentale. Vorrei chiedere ad Andrea Bergamo, innanzitutto come sei arrivato tu poi come ti sei avvicinato al Comitato Salvaguardia, perché hai deciso poi di abbracciare questa causa. Allora ti faccio prima questa domanda, poi proseguiamo nel discorso. Perché ho abbracciato questa causa? Perché credo che farsi carico delle sofferenze, delle esperienze drammatiche che vivono delle persone sia connaturato all'essere umano. In questi 3 anni abbiamo visto un dividite et impera, cosa che dal punto di vista della carità non ci può essere. E quindi non appena mi è stato chiesto di essere di supporto a questa nuova esperienza, ho accettato, proprio per dar concretezza a tutto quello che avevo vissuto nel passato. Nella mia esperienza il volontariato e l'assistenza alle persone, ai più deboli, era frutto della mia crescita, del mio essere persona. Di conseguenza non potevo fare diversamente, qui mi spendo tutto e per tutto per questa nuova avventura, per questa nuova forma di carità. Io, provenendo dal volontariato cattolico, vedo una forma di carità evangelica anche questo tipo di aiuto dato alle persone che si rivolgeranno a questa nuova realtà. Colpito da quello che ha detto a Francesca Zemella, no? Che il suo figlio gli hanno detto, no, che suo figlio aveva un sistema immunitario azzerato. Noi pochi giorni fa abbiamo dato notizia di uno studio di ricercatori e medici dell'ospedale di Alessandria che hanno visto come la vaccinazione Covid, la somministrazione di questi sieri può aver provocato una iperstimolazione del sistema immunitario che determina un disordine del sistema immunitario e quindi uno squilibrio proprio del sistema immunitario fino ad azzerarlo. Cioè hanno visto che la vaccinazione Covid provocava una iperstimolazione eccessiva, tale poi da determinare delle infezioni o addirittura delle malattie autoimmuni, e quindi hanno indagato questo aspetto pur non avendo ancora la chiarezza totale sulla correlazione tra la somministrazione dei sieri e questa problematica, però hanno semplicemente visto il quadro e hanno capito che cosa era successo, cioè questa iperstimolazione che determina un disordine di tipo autoimmunitario, e quindi abbiamo visto che tantissime malattie di tipo autoimmunitario sono scaturite da queste vaccinazioni Covid. Volevo chiedere se allora ad Andrea Bergamo se il comitato si avvale anche di professionisti a livello medico-sanitario. Allora, attualmente appunto siamo in una fase di costituzione, quindi stiamo prendendo contatto con tutte le persone, con tutti i professionisti che possono dare il loro contributo sia in termini di prevenzione
e anche dal punto di vista eventualmente medico-legale, come sottolineava l'avvocato Migliorini. Attualmente non possiamo dire chi ha aderito o meno, in quanto i contatti sono frequenti, ne ho ogni giorno, stiamo cercando di costituire e di capire con che modalità ognuno che si fa vivo può dare il proprio supporto, il proprio apporto, perché c'è chi può dare curare l'aspetto della divulgazione scientifica, come hanno fatto alcuni professori con cui siamo in contatto, chi altri può dare il supporto medico nel caso ci siano delle situazioni già gravi che potrebbero evolvere in situazioni fatali. È un grosso lavoro di tessitura di una rete che speriamo possa dare i risultati sperati. Però vorrei sottolineare che è importante anche il contributo delle persone, cioè è certamente faticoso e doloroso venire allo scoperto, però quello che hanno vissuto Elena e Francesca e quello che stanno vivendo nel termine di condivisione permette ad altre persone di poter salvare vite, permette anche al sistema eventualmente sanitario di avere ulteriori dati. Se si sta rinchiusi soli nel dolore, tutto ciò non può avvenire. È importante che ci sia il contributo di tutti, è importante che si forniscano delle esperienze, per quanto dolorose, perché queste esperienze fanno un tesoro che può aiutare e può salvare una vita, 2 vite, 3 vite, chiunque possa essere in caso di necessità, che si sia trovato ad affrontare determinati step. Nella mia esperienza lavorativa, io lavoro a contatto con il pubblico in un altro ambito, non c'è una giornata, una settimana dove non trovi delle persone che esordiscono in maniera molto involontaria, come se si stesse parlando del tempo, ma ho problemi di depressione. Io prima del Covid, inteso come periodo, non vado a vedere ovviamente se c'entra o meno lo stato vaccinale, anche perché non posso neanche andare a indagare, però problemi di cuore, problemi di cataratta, problemi respiratori, problemi di coaguli, spesso sono anche combinati con quello che è stata anche una malattia che è venuta fuori, a prescindere dallo stato vaccinale. Quindi l'indagare determinate situazioni è fondamentale per progredire, per salvare vite, però non può accadere se non c'è il coraggio, se non c'è la volontà, se non c'è anche questa forma di carità di condividere l'esperienza. Avvocato Migliorini, Laura Migliorini, le vorrei chiedere, invece con le istituzioni, questo comitato come può rapportarsi? Istituzioni che poi hanno posto in essere, no, questa campagna di vaccinazione di massa, ora è sorta anche questa commissione di inchiesta parlamentare, vedremo, diciamo, se riuscirà a far luce. Noi siamo stati scettici in uno dei nostri interventi perché abbiamo fatto osservare che non ha senso, no, limitare l'operato di indagine soltanto sulle attività del governo, ma andrebbe fatto un'indagine a 360 gradi cercando di capire anche quello che è successo in altre organi pubblici, ma anche negli ospedali e così via, insomma. Vorrei da parte sua però che ci spiegasse quale può essere il rapporto che questo comitato può intraprendere con le istituzioni. Allora, il dialogo con le istituzioni è importante, andrà coltivato. Adesso, diciamo, siamo appunto, come hanno detto anche Andrea, Francesca, Elena, siamo in una fase iniziale di costruzione, di tessitura di reti. È importante, secondo me, intanto raccogliere dei dati scientifici, dei dati medici, perché il nostro obiettivo è di fare delle riflessioni, dei ragionamenti che siano fondati, quindi non semplicemente denunciare così a caso. E quindi siamo in una fase appunto di individuazione di nominativi, di professionisti, di medici, di appunto persone tecniche competenti che possano darci il supporto necessario per poi raccogliere dei dati, raccogliere degli elementi da poter
sicuramente portare nei tavoli istituzionali. Al momento, rispetto per esempio al tema del danno da vaccinazione, di cui come detto mi occupo quotidianamente oramai, non c'è questa grande intenzione e volontà di ascoltare in maniera così aperta, come dire, quello che è successo o che può essere successo a seguito della campagna vaccinale. E quindi al momento parlo dell'esperienza dei danneggiati da vaccinazione, sono loro che si stanno attivando anche qui con grande coraggio a fare fondamentalmente richiesta di indennizzo ai sensi della legge 210 del 92, che è una legge speciale datata e che è stata espressamente estesa al tema del danno anti-Covid e che potrebbe essere applicata anche nel caso in cui un decesso fosse riconducibile appunto alla vaccinazione. Quindi diciamo al momento l'approccio più importante che sta avvenendo per le persone che hanno avuto questo tipo di problemi è appunto questo, quello di presentare la domanda di indennizzo, anche, ripeto, nel caso del decesso. Infatti insomma stiamo valutando anche in alcuni casi in cui la persona sia venuta a mancare, e ovviamente con i familiari. E questo diciamo è il primo approccio che stiamo vedendo appunto con le persone, con le vittime, i familiari e i familiari delle vittime. Il tavolo, come dire, istituzionale, sicuramente questo ce lo insegna anche il passato, perché avendo lavorato per anni con associazioni che si sono occupate appunto da tanti anni di danno da vaccinazione, fermandosi sul tema del danno da vaccinazione per un momento, come dire, l'approdo ai tavoli istituzionali è importantissimo. Ricordo che alcune leggi proprio sul tema del danno da vaccinazione sono state ottenute grazie alla determinazione di persone come Elena, come Francesca, come Andrea, che hanno creduto convintamente nella possibilità di ottenere e di reclamare i propri diritti, e che con il tempo e con la determinazione sono riusciti ad ottenerle, e questo potrebbe senz'altro essere uno degli obiettivi anche del Comitato Salvaguardia. Non aspettiamoci, come dire, di essere accolti a braccia aperte, questo lo dico tutti i giorni ai danneggiati, però è necessario farlo, è necessario denunciare quanto può essere successo. Non siamo qui a dire di avere delle certezze o delle verità assolute, però assolutamente, come ha sottolineato giustamente Andrea, le indagini, gli approfondimenti vanno fatti, non ci si deve scoraggiare. È chiaro che queste persone stanno vivendo un dolore immenso, da chi si ritrova invalido a chi ha subito un lutto addirittura, se sempre chiaramente ricollegabile al problema del vaccino, però noi siamo qui a cercare verità, a cercare di avvicinarci il più possibile alla verità. Ecco, quindi andrà sicuramente percorsa questa strada e dobbiamo farlo in maniera chiaramente sensata e soprattutto appropriata e soprattutto tecnica. Io sono per essere molto precisa e tecnica in quello che si deve fare. Ecco. Certo, no, sono assolutamente d'accordo, queste iniziative funzionano proprio quando sono accompagnate dalla massima serietà, dal massimo rigore anche tecnico, scientifico. Vorrei allora chiedere sia ad Elena e a Francesca, in chiusura della nostra trasmissione, un appello, che cosa si sentono di dire a chi sta ascoltando questa nostra intervista. Sì, proprio basata sulla mia esperienza, direi che la cosa importantissima, anche se sicuramente è dolorosa e non è facile, è che di fronte all'evento drammatico, cioè alla morte, venga fatta l'autopsia, sia che questa morte sia improvvisa, sia che sia in attesa, e abbiamo pensato che morte in attesa sia proprio, diciamo, come la morte che ha subito e che ha vissuto Francesca,
cioè quelle morti che non erano previste in quanto i problemi erano sotto controllo ed erano gestiti. Capisco che chiedere l'autopsia nel momento drammatico, soprattutto davanti appunto al caso di morte, sia improvvisa che in attesa, non è semplice, soprattutto se l'ente pubblico, che dovrebbe essere il primo a preoccuparsi di fare l'autopsia, scoraggia il farlo. Se almeno una parte, anche solo un 10% delle morti improvvise che noi abbiamo letto sui giornali di questo anno, cioè anche solo del 2023, fossero state fatte le indagini corrette, avremmo dei dati corretti. Questo non per andare a colpevolizzare qualcuno, ma soprattutto per trovare un aiuto a cercare le cause che portano a questi problemi, e se anche potessimo prevedere, riuscire a gestire queste situazioni anche in un solo caso, ne vale la pena. Quindi io chiederei a tutti quelli che ci ascoltano, che se conoscono persone o se addirittura ancor peggio vengono a subire situazioni di questo genere, non si scoraggino a chiedere indagini, valutazioni, perché sono fondamentali per arrivare a conoscere la verità. Chiaro, chiaro, e grazie Elena per il tuo appello. C'è stato anche qualche giorno fa una notizia che effettivamente mi ha sconvolto, questo qui della malore improvvisa, la morte improvvisa di una ragazzina di 14 anni. Noi chiaramente non sappiamo se cosa abbia potuto provocare la morte improvvisa, constatiamo semplicemente che queste notizie sono sempre più diffuse, soprattutto dai quotidiani locali, ne leggiamo ormai tantissime ogni giorno, e il Comitato Salvaguardia nasce proprio con l'intenzione di far luce anche principalmente, diciamo, su questi aspetti. E allora io mi unisco proprio all'appello di Elena Alberton sul fare sempre le autopsie, e i genitori, insomma i familiari, devono sicuramente spingere perché ciò avvenga, perché la prassi che io ho constatato è che le autopsie di base non vengono mai fatte, cioè mai vengono fatte ufficio, devono essere sempre i familiari a spingere perché ciò avvenga. Posso citare il caso famosissimo, no, di Traian Calancea. Non so se voi siete in contatto con la mamma Svetlana Roska, che ha subito un lutto simile al vostro. Anche lì, se non fosse stato per lei, con l'aiuto del legale, no, l'avvocato Holzeisen, l'autopsia non si sarebbe in alcun modo fatta. Allora voglio passare la parola a Francesca Zemella perché anche lei faccia un suo appello. Che cosa vorresti dire, Francesca? Allora, io dico questo, che io mi sono sempre fidata della scienza in 26 anni di mio figlio, anche perché io non avrei avuto la scienza, cioè non avrei avuto, scusa, Saverio vicino a me se non ci fosse stata la scienza e se non ci fosse stata una collaborazione tra noi genitori e i medici. Ed è sempre stato un rapporto molto importante, ma soprattutto di confronto, non di imposizione. Per cui il mio appello è che dobbiamo ritornare a fidarci della scienza, dei medici, ma nella maniera giusta, cioè non deve essere vista la scienza come un dogma, perché questo è un po' quello che è passato in questi anni. Ma la scienza deve ritornare ad essere confronto. I medici devono ritornare ad essere dei riferimenti per noi, perché questo è molto importante. Io credo che partendo da questi principi, anche se secondo me siamo ancora in una fase non proprio di equilibrio, ma insomma voglio pensare che attraverso esperienze come la nostra e anche grazie al nostro comitato possiamo ritornare a fidarci ancora della scienza, perché è fondamentale. Andrà anche ricostruito questo patto di fiducia. Noi ci auguriamo che il risveglio della classe medica dominante ci possa essere
grazie soprattutto a quei medici che non rispettando i diktat hanno invece agito in scienza e coscienza, mettendo davanti l'individuo e la cura dell'individuo. Allora io vi ringrazio innanzitutto di cuore per aver dato qui la vostra testimonianza, per aver poi scelto il nostro canale di informazione per questa intervista. Quindi ringrazio innanzitutto Elena Alberton. Vediamo se ce l'abbiamo, Elena Alberton. Grazie Elena. Eccomi, grazie a voi per l'invito. Grazie a Francesca Zemella. Grazie a voi. E grazie all'avvocato Laura Migliorini. Grazie a voi. Grazie anche ad Andrea Bergamo. E ringrazio voi per aver seguito questa intervista. Vi ricordo che noi siamo una testata giornalistica libera, indipendente, viviamo soltanto attraverso le vostre donazioni. È molto importante garantirci un contributo economico attraverso riferimenti IBAN e PayPal che la regia ha mandato in sovraimpressione. Il nostro progetto di informazione, il progetto ideale è molto chiaro: vogliamo dare spazio a movimenti, associazioni, persone umane protese verso la creazione di qualcosa di positivo, verso qualcosa di costruttivo, come in questo caso oggi abbiamo parlato del Comitato Salvaguardia. Grazie di cuore, al prossimo aggiornamento.